Allora ragazzi, è arrivato l'autunno ufficialmente, quindi quali sono i lavori da fare nell'orto? Ma innanzitutto mettere in salvo l'ultima parte di pomodori, quindi sto raccogliendo i pomodori e non perdete la fantastica puntata di oggi perché andremo a vedere come si conservano al meglio per l'inverno, quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Eccoci qua, bentornati. Non so se anche voi come me quando raccogliete i pomodori, insomma, avete un pochino di malinconia. Io devo dire che soffro molto questa cosa perché sono un amante della stagione estiva e soprattutto dell'orto estivo perché è pieno di colori e di profumi. Non che l'orto invernale sia di meno, guardate qui, anzi approfitto per farvi vedere come stanno crescendo cicoria, cavolo toscano. Ho realizzato una puntata a tema che vi lascio qui in alto, la biedina da taglio, guardate che bello. Però diciamo che in un certo senso l'orto invernale non ha quei colori, tra l'altro a cui sono anche molto affezionato del periodo estivo. Però diciamo che le stagioni si susseguono e quindi dobbiamo in un certo senso prendere il buono che c'è. Sicuramente i lavori che faremo da adesso in poi nell'orto saranno, diciamo, fatti più comodamente, fa più fresco. Diciamo che il clima è anche buono, no? Adesso è mezzogiorno, si riesce a star bene, freschi, cosa che purtroppo d'estate non c'è. Devo dire che quest'anno la stagione dei pomodori è andata particolarmente bene. Questa parte di orto è un pochino penalizzata, di solito mi durano un pochino di più, ma quest'anno ho fatto alcuni calcoli errati e sempre perché questi bellissimi alberi che contornano il nostro spazio in un certo senso ombreggiano troppo questa zona e quindi quando si creano zone d'ombra, come già vi ho detto ripetutamente in molti video, nascono malattie fungine e soprattutto la pianta non ce la fa più, insomma. Mi è piaciuto tra l'altro anche questa qualità particolare, estremamente dolci, ed è per questo che insomma adesso andremo anche a vedere come si conservano perché voglio mangiarli bene per tutto l'inverno. Tra l'altro, prima di cominciare vi volevo far vedere pure il basilico perché sarà un ingrediente fondamentale. Guardate che bel basilico. Avevo realizzato una puntata a tema su questo, quindi se non l'avete vista vi lascio qui il link in descrizione. Quindi siamo a fine di settembre, il basilico è in perfetto stato, quindi utilizzeremo una parte di basilico per inserirla all'interno dei nostri vasetti e poi realizzeremo forse anche una puntata a tema su come realizzare un ottimo pesto alla genovese. Quindi io ragazzi però continuo e ci vediamo dopo, così vediamo tutta la fase della preparazione della conserva. Ciao! Allora, eccoci qua, ci siamo trasferiti in cucina. D'altronde penso che chi ama l'orto non può che non amare anche la cucina perché andiamo ad utilizzare i prodotti che abbiamo coltivato. Allora, guardate che bei pomodori e soprattutto che colori, cioè spettacolari. Tra l'altro oggi c'è anche il derby e vedremo un po' chi vince. Allora, ragazzi, per forza di cose io mi sono un pochino anticipato anche perché sennò la puntata sarebbe durata tantissimo. Quindi che cosa ho fatto? Innanzitutto ho lavato i contenitori di vetro, sono andato a comprare dei nuovi tappi che insieme ai contenitori ho sterilizzato. Allora il sistema è sempre quello classico, quindi utilizziamo un pentolone con dei canavacci e mettiamo a bollire. Quindi una volta che l'acqua ha iniziato a bollire contiamo all'incirca 30 minuti. Tra l'altro ho selezionato anche i pomodori e quindi ho evitato pomodori che magari avevano questo spacco, ok? È meglio evitare di inserirli all'interno della confezione. Non dico che li dovete buttare, ma per fare questa cosa, per conservarli per l'inverno,
forse è meglio metterli sani. Allora, qual è il procedimento? Ve ne spiego due. Allora, prendiamo il nostro contenitore, vado a fare un piccolo spacco sul pomodoro. Utilizzo un sistema e non li lascio interi, ma vado piano piano a comprimerli, quindi vado innanzitutto a selezionare i pomodori mettendoli anche con i colori della magica, li mettiamo qui, eccoci. Quindi andiamo a effettuare uno spacchetto, un piccolo spacchetto. C'è pure chi li buca con magari lo stuzzicadente, ma io preferisco fare così. Quindi andiamo a riempire il barattolo e approfitto tra l'altro per ringraziare e fare i complimenti a Ortoflora, questa azienda dove vado a comprare le piantine. Devo dire che quest'anno i pomodori erano fantastici, un'ottima selezione, gialli, rossi, arancioni, zebrati, insomma veramente tanta roba e soprattutto tanta qualità. Devo dire che non ho fatto, ragazzi, neanche un trattamento con il verderame, ho utilizzato ovviamente humus di lombrico. Questo ha aumentato le difese della pianta e quindi sono riuscito a portarla fino a settembre. Allora venite qui così vi faccio vedere bene. Quindi ho inserito un pochino di pomodori, quello che faccio è poi andarli a comprimere un pochino, ok, con le mani. Aiutatevi con che vi pare, ma dobbiamo schiacciarli. Allora quindi li mettiamo dentro, provo ad essere il più veloce possibile. Tra l'altro rispetto alla passata questo metodo ha un suo perché, e per quale questo perché? Ma naturalmente perché è anche bello d'inverno mangiare i pomodori e sentirli in bocca, cosa che ahimè la passata più di tanto non fa. Allora, dobbiamo riempire il barattolo fino all'orlo e anche di più, per cui una volta che è arrivato continuo a premere. Vi ricordo tra l'altro che ho realizzato, per chi non l'avesse vista, una puntata ad hoc sui pomodori, quindi qualora non l'aveste già fatto io ve lo metto qui. È vero, è ormai tardi per guardarla, ma per imparare va bene anche farlo adesso. Allora ecco qui, abbiamo compresso tutto. E questo perché? Perché poi andremo ad effettuare la bollitura, quindi andremo a creare il sottovuoto all'interno del barattolo e quindi il calore tenderà a far scendere i pomodori. Rimango incantato, ragazzi. Hanno un aroma che veramente vi garantisco che quando aprirò questo barattolo farò una storia su Instagram per raccontarvi qual è il sapore. Tra l'altro abbiamo preso del basilico fresco, un profumo strepitoso. Praticamente ragazzi non dobbiamo far altro che andare a condire i nostri pomodori. Quindi cosa facciamo? Allora innanzitutto prendiamo un pochino di sale, mettiamo il sale sopra. Ragazzi, il sale è importante non solo perché i pomodori saranno già pronti e conditi, ma perché il sale permette una migliore conservazione. A questo punto vado ad aggiungere l'olio buono. Ragazzi, mi raccomando, queste cose le mangiamo noi, quindi non risparmiamo sulla qualità perché poi ce la mangiamo. Eccolo qua. Allora andiamo ad aggiungere un pochino d'olio, diciamo fino a qui, fino a un terzo del barattolo, e a questo punto mettiamo il tocco di classe. Quindi andiamo a mettere il nostro bel basilico fresco, c'è un profumo ragazzi che non vi dico. Prendiamo un tappo, andiamo a coprire. Ok, non me ne vogliano i grandi chef, ma qui c'è tanto sapore. Allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riaccendere l'acqua e mettere a bollire all'incirca una trentina di minuti, così andremo non solo a creare il sottovuoto, ma si creerà anche un liquido che poi andremo ad utilizzare.
Allora ragazzi, questo è il primo metodo. Adesso vi faccio velocemente vedere il secondo, perché ho anche qui portato un pochino avanti il lavoro. Allora cosa faccio? Ho già tagliato dei pomodori che a questo punto vado ad inserire all'interno del mio sacchetto sottovuoto. E niente ragazzi, è semplicissimo. Allora questo è un po' il risultato, quindi a questo punto lo vado a mettere in freezer. Quindi abbiamo le due modalità, questo che va bollito, questo va messo in freezer. Ragazzi, spero di cuore che la puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, così realizzerò altre puntate per conservare anche altri ortaggi estivi. Per oggi è veramente tutto e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!